Quello che state vedendo volare è il DJI Mini SE. A mio parere è il miglior drone sotto i 250 grammi che potete acquistare spendendo poco al momento su Amazon. È praticamente immobile. Nella prima parte di questa recensione vi ho già parlato abbondantemente di questo drone, sviscerandolo un po' in tutti i suoi aspetti e non lo nego, si tratta sostanzialmente di un DJI Mini 2, almeno nella scocca, nel telaio, con all'interno la componentistica motore a parte del primo Mavic Mini, con il radiocomando sempre del primo Mavic Mini, migliorato sotto alcuni aspetti come il range di controllo e la qualità del segnale radio, e lo vedremo tra un istante, ma che resta un Mavic Mini 1.5, ma venduto ad un prezzo molto più basso rispetto al primo modello. Parliamo infatti di 290 euro nella sua versione base, acquistandolo ora, nel momento in cui vi sto parlando, da Amazon tramite i link ed eventuali coupon che trovate qui sotto in descrizione video e nel mio canale Telegram ufficiale TechBase Deals. La qualità in volo di questo drone non si discute, lo avete visto ad inizio video, lo state vedendo in queste immagini, è un drone piantato in aria immobile nonostante pesi meno di 250 grammi e pesando così poco vi ricordo che può volare quasi praticamente ovunque, consultate sempre le mappe su D-Flight senza dover conseguire il patentino. L'attestato a 1:3. Per quanto riguarda il sensore è in grado di registrare video alla risoluzione massima di 2.7K 30 fps oppure Full HD 60 fps. È un sensore buono, si comporta decisamente bene, come potete vedere, con una buona illuminazione ambientale. Io ora sto volando in centri urbani, che è un po' il motivo per cui acquistiamo tutti questi droni così leggeri, possono volare anche qui in città e si comporta davvero egregiamente. I colori sono ottimi, non c'è nessuna tendenza al blu come succede magari su concorrenti come l'Absanzino Mini, per fare un esempio, e le foto sono davvero di ottima qualità. Purtroppo non possiamo scattare in RAW ma solo in JPEG. I video invece, grazie al gimbal meccanico a 3 assi, godono di un'eccellente stabilizzazione. Nonostante oggi non ci sia eccessivo vento, comunque come vedete sembra quasi una macchina professionale. Range di controllo e qualità del segnale, vi dicevo poco fa. Beh, se ricordate il primo Mavic Mini, il suo range di controllo, specialmente in città e in luoghi con molte interferenze come questo, era molto ridotto. Difficilmente si superavano i 50-60 metri. E invece con questo DJI Mini SE mi sono spinto alla massima distanza visiva permessa dai miei occhi di circa 300 metri, mantenendo un'ottima qualità del segnale video e radio. Quindi il drone era perfettamente manovrabile anche a queste distanze in una zona, ve lo ricordo, strapiena di interferenze radio. L'applicazione invece, beh, non è che ci sia poi così tanto da dire, parliamo sempre della amata e odiata DJI Fly. Io la amo sotto alcuni aspetti, è un'applicazione molto intuitiva, i menu sono semplici, fluidi, ma è un po' deficitaria per quanto riguarda la gestione, le impostazioni manuali degli scatti e dei video, ma vabbè, per un uso hobbistico non professionale va benissimo. È comunque la stessa applicazione che troviamo anche su droni DJI dal prezzo molto più elevato come il Mavic 3. Le quick shot sono 4, la classica drone mode, una variante del drone mode che fa schizzare il drone verso l'alto, la classica Circle Mode è una sua variante boomerang che fa tornare il drone indietro.
Diciamo che le quick shot o modalità di volo smart non sono poi così eclatanti, ci sono concorrenti che fanno meglio, ma io preferisco sempre volare in modo totalmente manuale e per me va più che bene. Non uso praticamente mai queste quick shot, ma per chi fosse interessato, quelle che vi ho detto sono le uniche presenti. Come sul Mavic Mini e sul Mini 2 e anche sul Mini SE non troviamo nessun Follow Me o Active Track. L'autonomia di volo dichiarata è di 30 minuti, io sono arrivato attorno ai 23-24 minuti, considerate che ho fatto appena 3-4 scariche di batteria, comunque è più che sufficiente per volare in sicurezza, spingersi non troppo lontano e non vedo poi grosse differenze rispetto al più costoso DJI Mini 2. Quindi amici, cosa dire in conclusione? Il DJI Mini SE è un drone, sì, riciclato, almeno a mio parere, ma che per il prezzo a cui viene venduto, inferiore ai 300 euro tramite i miei link e coupon che trovate qui sotto in descrizione video e sul mio canale Telegram TechWest Deals, ne vale davvero la pena. A mio parere è al momento il miglior drone economico acquistabile su Amazon sotto i 250 grammi. Non ci sono tante storie, perché la concorrenza, parliamoci chiaro, abbiamo sì il primo Mavic Mini che costa 70-80 euro di più, il Mini 2 che costa 400 e passa euro, abbiamo sì l'Absanzino Mini SE che vedrete prossimamente qui sul canale, ma che ha tanti problemi, come purtroppo succede spesso con i droni della Absan. E poi ci sono i nuovi Auterivo Nano e Auterivo Nano Plus che costano il doppio o quasi il triplo rispetto al Mini SE. Lo consiglio quindi a tutti quelli che ancora non possiedono un drone e vogliono iniziare spendendo relativamente poco e senza dover conseguire magari attestati vari. Bene ragazzi, questo è tutto. Ora voglio sapere voi cosa ne pensate di questo nuovo piccolo DJI Mini SE. Lo trovate un drone interessante oppure no? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Vi ricordo che se volete potete chiedermi quello che volete e se questo video vi è piaciuto potete supportarmi con un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi se non l'avete già fatto e attivando la campanellina. Questo è tutto, vi saluto e ci vediamo al prossimo video, sempre qui su AddXS2Tech. Ciao ragazzi!